Croce delizia delle nostre generazioni è uno strumento che ci aiuta a migliorarle, ma che spesso ci fa abbastanza dannare per non avere dei risultati subito immediati e perfetti. Oggi vedremo come utilizzarlo con ControlNet su Flux. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Forse avrete già intuito qual è l'argomento del video o avete semplicemente visto la miniatura del video stesso, ma parliamo dell'InPaint. Questo strumento può aiutare tantissimo per aggiungere qualche dettaglio o modificare leggermente un'immagine, ma non sempre ci dà i risultati che vogliamo, soprattutto usando un flusso di base. In questo video vedremo come utilizzare ControlNet con un modello dedicato all'InPaint. Il modello stesso che utilizziamo è in versione beta. Secondo me ha ancora bisogno un po' di sviluppo, ma al tempo stesso vi permetterà di fare delle belle generazioni non ancora perfette ma sicuramente utilizzabili. Ma andiamo a vedere subito su ConfUI come utilizzare questo modello di ControlNet e fare l'InPaint su Flux. Iniziamo dalla pagina Hugging Face del modello di InPainting per Flux da usare con ControlNet. Questo modello, come vedete, è sviluppato da Alimama Creative Team, che fa parte del gruppo di Alibaba.com. Parliamo perciò di aziende cinesi. È in fase beta ed è già un'evoluzione dell'alfa. Vi danno alcune informazioni, dei dettagli che possono tornare utili, ma non per forza tutti per la generazione su ConfUI. Parla di una risoluzione di 1024x1024, ma in realtà io ho provato anche altre risoluzioni e viene abbastanza bene, diciamo. A questo livello trovate il workflow fatto da loro, che è leggermente diverso da quello che ho fatto io, ma che ho preso come spunto per capire ovviamente come loro consigliavano di utilizzarlo, e poi alcune prove per far vedere anche la differenza fra il beta e l'alfa. Se scendiamo giù ci sono anche dei valori per far capire un po' la tempistica e la VRAM utilizzata. In realtà non occupa così tanto, non so come mai abbiano scritto una cosa del genere, ma io con la 3090 con 24 giga non vado oltre a questo valore. Qua addirittura dicono 27 giga, ma è tantissimo sinceramente. Quello che vedo che riportano loro è l'utilizzo di Flux FP8 e del T5 XXL FP16. In realtà, volendo, funziona anche col GUF, anche se effettivamente i risultati mi sembrano migliori con l'FP8. Andiamo per scaricarlo e saliamo sempre in File and Version. Come sempre si chiama Diffusion PyTorch Model, è sempre chiamato allo stesso modo. Per questo, una volta che lo scaricate cliccando qui, copiategli il nome, così almeno siete sicuri di riconoscerlo poi in ConfUI. Io nelle descrizioni solitamente vi metto il link diretto al download, però vi faccio vedere anche come arrivarci normalmente. Una volta scaricato dovete metterlo in questa cartella ConfUI Models ControlNet. Vedete, ci sono anche gli altri modelli di ControlNet, anche quelli vecchi di Stable Diffusion XL, e io l'ho nominato esattamente come su Hugging Face. Anzi, vi dico una cosa: se voi cliccate qui vi copia tutta questa parte, purtroppo anche col nome di chi l'ha caricato, però poi se lo togliete avete già tutto scritto senza doverlo riscrivere a mano. A questo punto passiamo su ConfUI. Se non conoscete questa web UI, siete qui per la prima volta, io ho fatto una guida che ve la spiega veramente da zero, in modo da farvi entrare in questo magnifico mondo della generazione AI open source sulla vostra scheda video. A questo vi faccio riferimento anche alla guida sui modelli GUF per Flux, perché come sempre, se non avete tanti giga di VRAM, potrebbero venirvi incontro perché vi fanno ottimizzare un po' l'utilizzo della scheda video. Detto tutto questo, facciamo un bel manager e un update all, così avete aggiornato tutto e siete sicuri che siete a posto. Nell'ultimo video avevo una problematica nell'utilizzo della VRAM che mi saliva a livelli incredibili per poi rimanere alta anche quando non generavo. Questa è una problematica che è abbastanza ciclica in ConfUI, almeno dalle mie esperienze. Non so perché, probabilmente cambiano qualcosa o è un bug che ricapita alle volte, ma finisce che si ha la VRAM troppo piena e quando si va a fare la generazione va tutto in saturazione. I PyTorch in questo caso non c'entravano niente e ho capito che la soluzione era il solito flag, cioè andate sul Run NVIDIA GPU, fate tasto destro, fate modifica nel blocco note e dovete
aggiungere questo flag, cioè Disable Smart Memory. In questo modo gli dite di non usare il suo Smart Memory, che a quanto pare funziona malissimo perché a me non gestiva bene la VRAM e nonostante avessi la 3090 mi andava in crash in continuazione. In questo modo mi occupa più la RAM, però almeno mi svuota la VRAM e riesco a generare senza problemi. Facciamo load e carichiamo il workflow chiamato Flux ControlNet in Painting. Come sempre, quando aprite un workflow nel quale sono presenti dei nodi che non avete, vi farà un elenco con un avviso. Quei nodi in particolare saranno segnati in rosso. Voi fate manager, install missing custom node e qua vi fa l'elenco di tutto quello che vi manca e potete installarli uno a uno, dopodiché riavviare la web UI e dovreste vedere tutto perfettamente a quel punto. Una volta tornati sul workflow, come sempre fate refresh o basta che schiacciate R sulla tastiera. A cosa serve questa cosa? Per sistemare i modelli nei vari menu, perché appena aprite il workflow sono nominati come li ho nominati io e non è detto che siano uguali a come li avete nominati voi, perciò dovete fare attenzione poi che sia tutto corretto nei vari menu, ma adesso li vediamo uno a uno. C'è il caricamento del modello. A questo giro li ho messi entrambi, sia quello normale che quello GUF. Io ho messo l'FP8 come consigliavano loro, però considerate che occupa più VRAM, mentre se avete poca VRAM tentate con il GUF. Qua sotto come sempre il caricamento del clip, sempre dal loro consiglio io ho messo il T5 ma FP16, ma potete caricare anche il GUF se l'avete scaricato, sempre per ottimizzare. Qua sotto il VAE caricato a parte. A seguire c'è il caricamento dell'ora e il model sampling flux. Non è detto che aggiungere questi due nodi possa migliorare l'InPaint. Io ho fatto tante prove a vedere com'era con, com'era senza e ho trovato questa linea che mi sembra abbastanza buona, però anche qui dipende da che l'ora mettete. Il max shift e il base shift ho visto che va bene con 1 e 1,50, ma potrebbe variare anche questo in base alla generazione che state facendo, perciò come sempre i miei workflow sono delle basi, che spero che li prendiate così, sulle quali sperimentate i vostri settaggi e cercate un po' di impratichirvi. Abbiamo poi il prompt, che è quello che abbiamo sempre visto, dove però dovete descrivere il punto in cui andrete a fare l'InPaint. In realtà se torniamo sulla pagina di Hugging Face e scendiamo giù, vediamo che in questa parte ci spiegano che mettendo un prompt che descrive anche l'area circostante e lo sfondo, un po' tutto com'è l'immagine, migliora la generazione. Secondo me bisogna sempre fare attenzione a non esagerare troppo, perché sennò vi fa una generazione dentro la generazione, cioè deve essere abbastanza orientato più a quello che state aggiungendo, ma dandogli dei dettagli sulla scena in cui è in quel preciso punto. Torniamo di qua e per il momento lo mettiamo un attimo da parte. Abbiamo come sempre il guidance, il negative non lo metto neanche perché col CFG1 non serve a niente, e abbiamo la parte in Paint di ControlNet. Qui caricate il vostro modello che deve vedersi se l'avete messo in quella cartella. Qua sotto caricate l'immagine e io ho messo il nodo che vi permette di modificare l'altezza e la larghezza. Di base settato su 0 vi fa passare l'immagine nella risoluzione in cui è. Con il Keep Proportion attivato, se mettete un valore o un altro cercherà di mantenere l'altro valore in proporzione. Questo nodo passa poi ovviamente l'immagine, la maschera, la larghezza e l'altezza. L'immagine la passa direttamente al nodo di ControlNet e al comparer finale, perciò vi farà vedere l'immagine originale da comparare con l'immagine finale. La maschera la passa a questo nodo che vi permette di gestire un po' di più come viene fatta la maschera. Se volete fargli una sfocatura maggiore, se volete fare qualcosa in più, questa in realtà al momento è impostata di base, principalmente la fa passare un po' così com'è. L'altezza e la larghezza le passa alla Empty Latent Image, in modo tale da passare una latent della stessa risoluzione dell'immagine originale, e anche al Model Sampling Flux se lo utilizzate. A seguire la maschera che dicevamo prima la converte in un'immagine e ve la fa vedere come preview, così vi fate un'idea, ma in realtà l'idea ve la fate già qui, ma qua è un po' più stile maschera di Photoshop, diciamo. E comunque sia la passa anche al blocco nodo di ControlNet.
niente, qua come sempre gli stessi valori, lo strength e i vari start ed end, e si prende anche già il VAE di Flux. In tutto questo passa poi il positive e il negative alla elaborazione vera e propria. Questo è il tipico key sampler che abbiamo sempre usato e che adesso stiamo usando con Flux. L'unica cosa, ho visto che loro facevano le prove a 30 step ed effettivamente se aumentato un po' più gli step viene un risultato migliore, però capisco che già 20 sono tanti per molti, perciò dovete vedere un po' voi. Dipende tantissimo da cosa gli chiedete, dall'immagine, da quanto è grosso l'impente e da come prendete ciò che lo circonda, perché non è detto che anche mettendo 40 vi faccia qualcosa di bello. Ho visto che con Days ho dei risultati un pochettino più carini, però in realtà va benissimo con Euler e con gli altri. Fatto questo, passa al decode che va a salvare l'immagine e ve la manda qua poi nel comparer. In realtà quello che si aggiunge è solamente ControlNet, perché poi il resto è l'elaborazione che abbiamo sempre visto fatta con Flux. Vediamo un po' il prompt, io lo faccio semplice, ma come dicevo prima dovete passarci un po' di tempo sopra come sempre al prompt, perché è una delle parti più essenziali della generazione. Rispetto agli impenti che ho visto e che ho utilizzato negli ultimi tempi, effettivamente fa qualcosa di carino, ma non fa sempre qualcosa di perfetto. Spesso fa delle cose un po' strane o le fa a bassa qualità. Dovete trovare il punto giusto. Una volta che lo trovate, allora vi viene una cosa carina. Qui gli ho detto che è una grande testa di un leone feroce, diciamo. Qui ho l'immagine che ho fatto l'altra volta. Per creare la maschera facciamo tasto destro e andiamo su Open in Mask Editor e si apre l'immagine con il tipico puntatore da pennello stile Photoshop o programma di fotoritocco disegno. Qua sotto scegliete quanto farlo grande e sarà in base a quanto è grande la vostra immagine. Se mettete un'immagine enorme, anche se lo mettete al massimo, lo vedrete piccolo. Se mettete un'immagine piccola, mettendolo anche piccolo, lo vedrete più grande. E opacity potete scegliere quanto vederlo trasparente, non è che vi fa una maschera con l'opacità, non confondete questa cosa. Dopodiché potete scegliere il tipo di puntatore e come vederlo in contrasto, vedete white, negative, black, in base all'immagine che mettete come vi trovate più comodi. Qua sotto fate clear e lo togliete. Allora per esempio io ho visto che con questa immagine se faccio così riesco ad avere dei bei risultati, ma per capire questo ho fatto tante prove, vi posso assicurare. In queste cose sapete che non è mai un click e basta, ma anche per fortuna, perché così almeno è un po' più divertente. Ok, io voglio che solo qua mi cambi il muso e metta un leone. Facciamo save to node e vedete che ha creato un buco nell'immagine, quella sarà la maschera. Adesso lo facciamo generare e vediamo che risultati ci dà, sperando dia subito un bel risultato. Ok, appena finito, vediamo se lo becco al volo. Ok, vedete dove era arrivato più o meno, non proprio a 24 giga, però comunque è salito parecchio, perciò vi dico fate qualche prova, perché purtroppo aggiungendo ControlNet la cosa aumenta la richiesta di VRAM a quella che già è abbastanza di Flux. Questa è l'immagine originale e questa è quella che ci ha generato lui. Vedete che per fortuna il resto non lo tocca minimamente, ma quando arrivo qui mi ha fatto questa faccia. Ora, come dicevo prima, purtroppo non è sempre un bel risultato. Alcune volte viene fuori perfetto, altre volte viene fuori strano. Ecco, in questo caso ha fatto gli occhi veramente strani, brutti, però siamo sulla buona strada. Vi posso dire che ho avuto risultati peggiori. In questi casi semplicemente basta rifare la generazione, quasi sicuramente la fa meglio. Se non ci arrivate proprio, allora bisogna giocare un po' di più con gli step, magari aumentarli un pochettino, oppure quello che dicevo prima, vedere se togliere l'ora, togliere il model sample in Flux o variare questi valori. Più li aumentate e più date libertà al modello di variare da quello che gli state scrivendo. Sono valori un po' delicati, io ho visto che con questi viene fuori bene, però magari non va bene per le generazioni che fate, perciò bisogna sempre provare. Se volete evitarli completamente, io ho fatto il reroute apposta, perché da qua tirate il filo e andate direttamente al model e così evitate completamente di mettere questi due. Vedete se così viene meglio. Proviamo a cambiare un'immagine per farci un'altra idea e mettiamo questa ragazza. Quello che abbiamo visto prima, cioè questa maschera, la potete trovare dentro una cartella di ConfUI. Se andate in input, vedete l'immagine che avete messo come input è sempre questo dannato
scarabocchio che continua a mettere anche se lo cancellate, e in Clip Space abbiamo proprio la maschera di prima, perciò se a voi serve per qualche motivo recuperare l'immagine col buco esatto della maschera, avete questo PNG che sapete questo sarà una trasparenza e siete già a posto in questo caso. Le salva sempre qua dentro tutte le prove che fate, perciò ricordatevi, perché sennò riempite questa cartella di immagini e se non andate voi a cancellarle rimangono lì per sempre. Tasto destro, Open in Mask Editor, prendiamo la faccia fino un po' alla scollatura. Ecco, purtroppo non c'è un modo per dire no aspetta sono andato troppo oltre. Sarebbe utile mettessero una gomma o qualcosa in contrasto, perché in questo caso io devo fare clear e rifare da capo. Magari mettiamo un'opacità un po' più bassa così si vede cosa stiamo facendo, perché volevo solo toccarli i capelli invece sono andato troppo oltre. Prendete sempre un pochettino oltre a quello che volete cambiare, non limitatevi a prendere proprio la parte principale, perché lui ha bisogno di avere un contesto dove andare a modificare le cose, e non fate dei puntini veramente piccolini perché in quel caso non fa nulla. Altra cosa importante, lui cambia dove c'è qualcosa sotto per cambiare. Se io gli dico di fare un qualcosa qui è difficilissimo riuscire a farglielo fare, magari vi va di fortuna che vi fa qualcosa, ma il più delle volte vi rifarà il cielo identico come era prima, mentre qui ha un sacco di informazioni e andrà a cambiarle sulla base di quel che gli dite. Ovvio che io adesso faccio save to node, gli dirò di fare un altro viso e quindi lo aiuto tantissimo, perché non dovrà fare una macchina sopra una faccia e in quel caso vi assicuro che diventa complicatissimo farglielo fare. Però se io qua gli dico per esempio lui dovrebbe mettermi la sua faccia, proviamo a farglielo fare così e vediamo cosa viene fuori. Ok, ha terminato, se vi interessa ci ha messo 1 minuto e 16, perciò è anche abbastanza veloce nonostante i 30 step, e vediamo cosa ha combinato. Un po' di paura perché vedevo l'anteprima, vediamo cosa ha fatto. Ok, una cosa raccapricciante, va bene. Ma in realtà è abbastanza credibile perché vedete lo sfuma bene, però non è Albert Einstein sicuramente. E ha fatto degli occhi terrificanti. Ci ha fatto un signore da porto, qualcuno che ha vissuto in mare e c'è rimasto lì per decenni. Concentriamoci su una cosa, come l'ha integrato, che è la cosa più importante quando si fa un inpainting. Poi il risultato è un lato di quelli dove si può ottimizzare e migliorare con altri valori, però se noi guardiamo è molto credibile anche i capelli, come li ha fusi qua dentro, la luce ci può stare come ambientazione, l'orientamento della testa tutto sommato ci può stare. Probabilmente lavorando un po' sullo straight si riesce a fare qualcosa in più, ma ripeto, attenzione, quello che dicevo prima, io ho messo solo Albert Einstein, è inutile che vi faccia un video di mezz'ora in cui creiamo solo un'immagine un pezzo alla volta, perché non avrebbe molto senso, dato che sarebbe al fine di fare solo l'immagine che ho io con Albert Einstein, non sarebbe per voi, perché se mettete un'altra immagine e fate un'altra cosa si riparte da capo. Il prompt è legato all'immagine che state modificando come sempre, e anche l'ora che mettete qua, io ho messo realism che dovrebbe andare bene, però magari avete un l'ora che si adatta di più alla generazione che state facendo. Se questo è un'illustrazione è ovvio che non va bene realism, però abbiamo questo Albert Einstein cionco, è veramente terribile. Vabbè, è difficile farvi delle guide con l'InPaint con un bel risultato generando con voi, perché non voglio fare cherry picking e mostrarvi cose bellissime per poi lasciarvi a dei workflow che non vi daranno quei risultati se non con tantissimo lavoro dietro, ve lo dico in anticipo. Però ripeto, l'ha inglobato secondo me molto bene, anche le rughe come le ha inserite, è brutto da fare schifo ma è giusto. Guardiamo un altro caso, questo che è una casa. Allora facciamo come sempre Open in Mask Editor. Come dicevo prima, se io gli dico di aggiungere una roba qua o un qualcosa qui o sul muro, è estremamente difficile che mi segua, perché lui non ha cose da cambiare. Io ho capito questo nel tempo, ha bisogno di un soggetto, di un oggetto da trasformare. Se non ce l'ha, prende l'iniziativa e fa quello che vuole lui, o il più delle volte vi rifà la stessa cosa. Perciò per esempio parto da qua, prendo tutta questa parte e qui una cosa ideale sarebbe spiegargli proprio il contesto in cui è un loft con sotto il perché, però ripeto, faccio una cosa semplice perché sarebbe una guida enorme ma che in realtà non avrebbe senso per le vostre generazioni.
perciò gli dico questo: un divano in pelle anni 70 con un parquet come pavimento e un muro di mattoni bianchi sullo sfondo. Quello che lui dovrebbe fare, che spero faccia, è solamente farmi un divano nel contesto in cui è tutto il resto. Proviamo a farlo generare e vediamo se ci segue. Perfetto, è finito, ci ha messo un po' di più in questo caso. Vediamo cosa ha fatto. Allora, doveva cambiarci quelle 2 sedie. Vediamo. Ok, ci ha fatto 2 sedie, 2 poltrone e vedete, alle volte la qualità non è bellissima. Purtroppo temo sia per via del fatto che è ancora in beta, alle volte non dà risultati bellissimi. Proviamo a fare una cosa, visto che comunque ha fatto di testa sua. Gli dico 1 e 2, aumento un po' di più e azzardiamo, facciamo 40. So che è tanto e che nessuno farà mai 40, ma per capire se questa cosa possa migliorare e riprovo. Vediamo se questi 2 valori hanno dato un cambiamento in positivo. Ci avviciniamo sempre e a questo giro il divano c'è. Ok. La qualità non è comunque accettabilissima. Secondo me questo modello ha bisogno ancora un po' di miglioramenti, perché ok, l'immagine non è comunque al massimo in generale, però vedete che il divano non è bellissimo per niente, però ce l'ha messo. Magari poi, come dicevo, usando la maschera, un po' di fotoritocco, riuscite a sistemarla la cosa. Ripetiamo i valori, potete giocare sullo Struct, sugli step e vedere se questi 2 nodi possono esservi utili o meno, con un LoRa che segue la generazione che fate e con il max o il base, aumentando da 0 a 1,50 massimo, visto sia il base che il max. Sono tanti valori, ma vi posso dire che uniti a un prompt fatto ad hoc possono darvi comunque dei buoni risultati. Dovete solo perderci un po' di tempo, come sempre. Non è perfetto, perché avete visto che i risultati non sempre soddisfano, ma per piccole aggiunte, per piccole modifiche potrebbe tornarvi sicuramente utile. Come dicevo all'inizio, ma come in realtà la maggior parte delle persone sanno, l'Inpaint è uno strumento molto delicato e particolare. Non si riesce sempre ad avere dei risultati perfetti, ma richiede un po' di attenzione. Usare un modello di ControlNet alle volte migliora tanto il risultato. Ricordo soprattutto all'epoca di Stable Diffusion 1.5, quando si utilizzava il modello per ControlNet si riusciva veramente ad avere una bella differenza. Ora è un po' cambiata la situazione, però da comunque sempre un aiuto in più usare ControlNet. È vero che va a pesare tanto sul RAM e per questo vi ho messo il loader anche per i modelli GUF. Giocando molto sui dati che vi ho detto durante la guida si riescono ad avere risultati molto diversi, perché dipende tanto dall'immagine che state modificando, dalla maschera, dalla risoluzione, dagli step, da molte cose, e sapete che per fare una bella generazione bisogna impegnarsi un pochettino, non si può fare solo un click, soprattutto se andiamo a fare degli affinamenti come è con l'Inpaint, perché si va a toccare l'Inpaint quando ho già fatto una generazione e devo modificare piccole cose. È vero che con Flux è veramente difficile che non faccia esattamente cosa gli dite, ma alle volte si incaponisce su determinati aspetti della generazione e magari fare l'Inpaint vi semplifica la vita. Sperimentate un po' e, come sempre, iscrivetevi se non vi siete già iscritti, commentatemi se avete qualche dubbio, se non riuscite a fare qualcosa, se avete qualche errore o non vi torna qualche pezzo del workflow, ma ricordate che c'è sempre il server Discord dove parliamo in modo più ampio di questi argomenti, dove potete condividere le vostre creazioni e ogni tanto facciamo i contest così per metterci in sfida. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!